Ciao a tutti, sono Roberto Fabbri e vi do il benvenuto alle mie video lezioni di chitarra classica. Oggi parleremo delle parti che compongono lo strumento, della corretta impostazione con cui suonarlo, della mano destra e della mano sinistra, del tocco libero e del tocco appoggiato, di come limare le unghie e di come accordare la chitarra. Seguiranno poi una serie di 10 esercizi. Ho scelto come testo base per la realizzazione di questi video il mio testo Chitarrista classico autodidatta. Tra i tanti metodi di chitarra classica che ho scritto, ho scelto questo perché presenta anche le intavolature, ossia la rappresentazione grafica della tastiera della chitarra, e questo sicuramente potrà agevolare il vostro lavoro di apprendimento. Allora, iniziamo subito con la spiegazione delle parti che compongono il nostro strumento. La chitarra è composta da una cassa che ha un fondo, delle fasce, e questo si chiama piano armonico. Sul piano armonico c'è un ponte dove appunto si inseriscono le corde. Questa invece è la buca da cui fuoriesce il suono, detta anche rosa per il disegno che la circonda. E qui c'è un capotasto, poi c'è un manico, che è questo, composto dalla tastiera, questa nera, che è un legno composta da un legno molto duro che si chiama ebano, e poi il manico vero e proprio. Questa è la paletta, o anche detto cavigliere, perché qui si inseriscono le meccaniche, che sono appunto 2 meccaniche per 3 corde da una parte e 3 dall'altra. E chiaramente poi ci sono le corde. Un'altra parte importante della chitarra è il tacco, e poi ci sono le barrette di metallo che segnano i tasti dello strumento, che sono solitamente 19. Su questo strumento sono 19, a volte c'è qualche tasto aggiuntivo sulla prima corda. Le corde della chitarra corrispondono alle seguenti note musicali. L'accordatura della chitarra è Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Però noi le contiamo dal basso verso l'alto. Prima Mi, seconda Si, terza Sol, quarta Re, quinta La e sesta Mi. Chiaramente vedete avete 2 Mi, uno si chiama Mi cantino e l'altro Mi basso. Gli intervalli che intercorrono tra le varie corde sono di quarta: Mi La, Re, Re, Sol. La terza corda, tra la terza e la seconda corda c'è un intervallo di terza, Sol, La, Si, punto, e poi si ritorna di nuovo a un intervallo di quarta, Si, Do, Re, Mi. Perciò fondamentalmente la chitarra è accordata per quarte. Ora iniziamo a vedere qual è la corretta postura o posizione con cui bisogna tenere lo strumento. Come vedete, la mia gamba sinistra è appoggiata su un poggiapiede e ha un'altezza più o meno di 10-15 cm, che varia tra i 10 e i 15 cm. Questo naturalmente dipende sia dalla vostra altezza che anche dalla sedia o dallo sgabello su cui ci si siede, chiaramente. Allora bisogna in qualche modo equilibrare queste distanze tra poggiapiede e sedia. Questa fondamentalmente è la postura corretta. Come vedete, la chitarra viene appoggiata sulla gamba sinistra, leggermente inclinata, con la paletta all'altezza posizionata più o meno tra la spalla e il mio occhio. Vedete, deve stare a questa altezza, deve essere inclinata in questa maniera. Dopodiché il braccio destro si va a posizionare sulla fascia laterale dello strumento, in questa maniera. La mano destra deve cadere naturalmente davanti, alla buca, più o meno alla fine della buca. Questo perché la chitarra
come vedremo anche avanti, ha vari registri. Di conseguenza, alla fine della buca si ha un registro con una sonorità, si dice, normale. Se invece noi spostiamo la mano verso il ponticello, abbiamo una sonorità aspra. Invece, andando verso la tastiera, abbiamo un tipo di sonorità dolce. Sentite? Perciò abbiamo tre differenti sonorità: dolce, normale, aspra. Questo è molto importante quando, andando avanti nell'apprendimento, dovremo utilizzare queste sonorità a seconda del brano che dobbiamo suonare e perciò a seconda dell'effetto che noi vogliamo, se vogliamo un suono dolce, normale oppure aspro. Però nella prima fase di studio bisogna cercare di posizionare sempre la mano in questa sezione della corda. Questo perché prima di tutto non si copre la buca e perciò si dà modo alla sonorità della chitarra di espandersi in maniera corretta, e poi perché chiaramente la sonorità, diciamo, normale si ottiene in questa posizione. L'esatta impostazione della mano destra ci consente naturalmente di affrontare nel migliore dei modi lo studio dello strumento e di poter superare in futuro le difficoltà tecniche che ci si proporranno. Fondamentalmente io vi mostro la posizione cosiddetta tarreghiana, ossia con il polso in fuori e la mano che cade perpendicolarmente alle corde. Esiste anche un altro tipo di impostazione che si dice con l'attacco a destra, in cui la mano è inclinata in questo modo. Chiaramente non c'è un primato di una posizione sull'altra, è anche una scelta personale che deriva da vari fattori, sia estetici, musicali, ma anche dalla conformazione, dalla propria conformazione fisica. Di conseguenza chi ha braccia particolarmente lunghe forse è agevolato da una posizione con attacco a destra. Le dita della mano destra devono aderire delicatamente. Anche qui ci sono varie possibilità, perché con l'attacco a destra si auspica una posizione un pochettino più allargata delle dita. Io personalmente prediligo invece una posizione più chiusa, dove le dita chiaramente aderiscono, ma non in una stretta morsa, ma aderiscono delicatamente l'une dalle altre. Come avrete visto, le dita della mano destra sono munite di unghie. L'unghia consente, oltre ad un indubbio vantaggio tecnico nella percussione della corda, anche di conferire una sonorità rotonda alla nota che si va ad eseguire. Questa è la forma che debbono avere le unghie. Come vedrete, questa parte qui è più smussata rispetto alle altre, perché è la parte che poi va a colpire la corda. Come vedete, il movimento parte dal polpastrello per poi avere un'uscita sull'unghia, in questo modo. La forma dell'unghia del pollice, anche questa ha una parte smussata, però il pollice ha un'azione sulla corda opposta, perché è in opposizione alle altre dita. Per verificare l'esatta lunghezza delle unghie non dobbiamo guardare la parte dorsale della mano, ma dobbiamo guardarle dalla parte palmare, perché dobbiamo vedere quanto queste escono fuori dal polpastrello. Devono avere una lunghezza, diciamo, di circa 1 millimetro dal polpastrello. Poi chiaramente anche questa, la lunghezza dell'unghia, è comunque un aspetto personale del musicista. Le unghie della mano destra hanno bisogno di una cura continua.
vi consiglio sempre di limarle prima di iniziare a suonare e dopo aver suonato, perché chiaramente l'azione delle unghie sulle corde fa sì che queste abbiano delle scalettature. Per limare le unghie dovete usare diversi tipi di grana di carta abrasiva. Iniziate con una grana 600, che è una carta abrasiva abbastanza consistente, per sgrossare inizialmente l'unghia, per poi passare a quelle sempre più alte, ossia la 1000, 1200, 1500 o addirittura la 2000 per rifinire definitivamente l'unghia. Ora userò una grana 1500 per rifinire ulteriormente queste unghie che ho già comunque sagomato. Vedete, limo verso la parte esterna sinistra, sia un po' sotto l'unghia che anche sopra. E ripeto questa azione per tutte le dita. Importante che non ci siano asperità sull'unghia, ma siano appunto assolutamente lisce, perché chiaramente le asperità conferirebbero al nostro suono una cattiva qualità. Limare un po' sopra e sotto. Come vedrete, alla fine otteniamo delle mezze lune dove la parte esterna sinistra è sempre un pochettino limata di più rispetto a quella esterna destra. Questo è più evidente nell'indice, un po' meno nel medio e ancora meno nell'anulare. Le unghie della mano sinistra vanno tenute corte, perché altrimenti nel momento in cui andiamo a appoggiare le dita sulla tastiera, un'unghia troppo lunga ci impedirebbe di posizionare correttamente il dito stesso. Per accordare la chitarra dobbiamo prendere il La prodotto dalla vibrazione di un diapason. E poi suoniamo la quinta corda. Vedete, hanno lo stesso suono. Adesso la scordo per farvi vedere che cosa bisognava fare nel caso non avessero avuto lo stesso suono. Sentite? In questo caso il suono della chitarra è più basso e allora bisogna tirare girando verso sinistra la chiavetta. Fino a ottenere lo stesso suono. Una volta intonata la quinta corda, passiamo alla quarta Re e pigiando il quinto tasto della quinta corda noi otteniamo la nota Re. Quindi la suoniamo e intoniamo la quarta corda. Hanno lo stesso suono. Poi scendiamo, quarta corda, quinto tasto, abbiamo la nota Sol. Poi andiamo sulla terza corda, questa volta al quarto tasto, perché la nota Si si ottiene sul quarto tasto della terza corda. Tiro un po' leggermente. E poi per la prima corda ritorniamo al quinto tasto della seconda, nota Mi, è la stessa. Dopodiché suoniamo simultaneamente la prima corda e la sesta e controlliamo che abbiano lo stesso suono. È naturale che ci vorrà un po' di tempo per abituare l'orecchio a questa sonorità e chiaramente anche se la spiegazione di come si accorda la chitarra è abbastanza semplice, poi nella pratica questo è all'inizio un pochettino complesso. Per ovviare a tutto ciò però esistono gli accordatori elettronici. Come vedete io qui sulla paletta della chitarra ho un piccolo accordatore della D'Addario, molto comodo, perché io lo accendo e controllo se le note sono intonate. Vedete, la nota Mi appare rossa, allora bisognerà tirare un pochettino la corda fino a che questa nota, ecco,
ecco, sia verde. Ora la prima corda è accordata. Suoniamo la seconda, è accordata, sì. La terza corda sola è un po' alta, la abbasso, ecco. E così via per tutte le altre. Come dobbiamo percuotere le corde con la mano destra? Fondamentalmente abbiamo due modalità di attacco. Una si chiama tocco appoggiato e l'altra tocco libero. Il tocco appoggiato prevede un'azione in cui il dito, una volta colpita la corda, si va a posizionare sulla corda sovrastante. Nel tocco libero invece il dito, una volta percossa la corda, non va a posizionarsi sulla corda sovrastante, bensì resta a una distanza minima dalla corda stessa. Dopo aver parlato della mano destra, ora parliamo della mano sinistra. La mano sinistra fondamentalmente assolve due compiti. Il primo è di impostazione della nota sulla tastiera e poi il secondo chiaramente è di tenuta del suono della nota stessa. Probabilmente molte volte avrete sentito parlare del famoso dito a martelletto. Le dita vanno posizionate non in maniera piatta, ma bensì con la punta estrema del polpastrello piegato a martelletto. Il pollice della mano sinistra deve essere opposto al dito medio e deve trovarsi a metà del retromanico, ecco, in questa posizione qui, opposto al medio. Non deve mai salire oltre la metà del retromanico. Iniziamo ora a posizionare un dito per volta. Partiamo dal quinto tasto, perché qui i tasti sono leggermente più stretti, allora per un primo posizionamento delle dita della mano sinistra questo verrà più agevole. Come abbiamo detto, le dita della mano sinistra si indicano con i numeri: indice 1, medio 2, anulare 3 e mignolo 4, a differenza delle dita della mano destra, per le quali utilizziamo invece le iniziali del dito. Pollice, indice, medio e anulare saranno P, I, M, A. In questo modo, quando io mi riferisco alla mano destra, le chiamerò pollice, indice, medio e anulare. Quando invece voglio riferirmi alla mano sinistra, indicherò i numeri 1, 2, 3 e 4. Nel momento che vado a posizionare le dita al quinto tasto, scegliendo questo tasto perché dal quinto tasto in poi la distanza fra le barrette è minore e perciò in un primo posizionamento questo ci agevolerà, vedete che l'indice si posizionerà in maniera obliqua verso sinistra, medio e anulare in maniera perpendicolare alla tastiera e il mignolo invece in obliquo verso destra. Perciò questo è il posizionamento. Eseguirò ora alcuni semplici esercizi per la mano destra, usando prima il tocco libero e poi il tocco appoggiato. Nel primo esercizio suonerò tutte le corde dal basso verso l'alto 4 volte per ogni corda. Ora, per questi esercizi dobbiamo avvalerci dell'uso del metronomo per renderli regolari dal punto di vista ritmico. Posiziono il metronomo ad 80 e lo faccio partire. Userò per il primo esercizio il tocco libero.
importante cercare di dare sempre la stessa forza ad ogni nota. L'esercizio deve quindi risultare il più omogeneo possibile dal punto di vista dinamico. Eseguirò lo stesso esercizio con il tocco appoggiato. Ora accennerò gli esercizi successivi che troverete sempre sul metodo chitarrista classico autodidatta. Questo che avete ascoltato ora era il numero 1, eseguito sia col tocco libero che con il tocco appoggiato, e ora faremo il numero 2. Il secondo esercizio invece prevede un'alternanza di corde. Si partirà dalla seconda alla prima, poi terza, seconda, quarta, terza e così via. Poi si riscende naturalmente verso la prima. Anche su questo esercizio alternate l'esecuzione con il tocco libero a quella con il tocco appoggiato. Nel terzo esercizio parto invece dalla prima corda e l'alterno alla seconda per poi salire. Naturalmente poi dovete ritornare anche su questo verso la prima corda. Nel quarto esercizio parto dalla seconda corda e l'alterno con la prima, per poi sempre salire e ricordate poi di ritornare verso la prima. Il quinto esercizio invece prevede per la prima volta l'uso del pollice che fa un movimento verso l'esterno della mano. Assolutamente non dovete fare un movimento che va verso il palmo della mano, verso l'interno, ma sempre verso l'esterno. In questo esercizio al pollice che va verso l'esterno si contrappongono poi indice e medio sulla prima corda. Nell'esecuzione di questi esercizi, in questa prima fase, non vi preoccupate e lasciate risuonare tranquillamente le corde. Non vi preoccupate di fermare i suoni delle corde, ma lasciateli risuonare. Questi esercizi con il pollice sono consigliabili solamente con il tocco libero. Ora faremo il numero 6, dove sempre al pollice si oppone indice medio, questa volta alternando seconda e prima corda. Risalite verso il basso. L'esercizio numero 7 chiude il ciclo
di esercizi dedicati solamente alla mano destra e può rappresentare un primo arpeggio, in quanto le dita suonano in successione avanti e indietro, ossia dalla sesta alla quarta corda, tornando poi indietro con pollice, indice, medio, indice. Ora passiamo invece alla mano sinistra e chiaramente la destra suonerà con essa, perché se no non potremo ottenere i suoni. Il primo esercizio che riguarda la mano sinistra nel libro è numerato con il numero 8. Consiste nel posizionare uno dietro l'altro il primo, il secondo, il terzo e il quarto dito. Nel cambio di corda dobbiamo stare attenti a non alzare tutte le dita dalla tastiera, ma alzarne solamente una per volta che si va a posizionare sul tasto relativo alla nota che deve suonare. Continuiamo sempre ad usare il metronomo per dare uniformità ritmica all'esecuzione e al nostro studio. Per la mano destra in questo esercizio userò il tocco appoggiato, ma voi potrete anche farlo con il tocco libero. L'alternanza delle dita della mano destra sarà di indice e medio. Poi tornerete verso la prima corda. Nell'esercizio numero 9 invece alterneremo il primo al terzo dito e il secondo al quarto. Anche questo torna poi verso la prima corda. Nell'esercizio numero 10 suoniamo prima le dita esterne e poi quelle interne. Perciò 1, 4, 2, 3. Per questi esercizi vi consiglio l'utilizzo del metronomo. Partite da 80 per ogni nota. Cercate di conferire ad ogni nota omogeneità di suono, ossia non dovete supercuotere più forte una nota rispetto alle altre, ma devono essere tutte uguali. Il metronomo vi aiuterà chiaramente dal punto di vista ritmico, ma per quello invece che è la percezione della dinamica, ossia dell'omogeneità del suono, dovete fare da soli. Oggi abbiamo parlato delle parti che compongono la chitarra, dell'impostazione con cui suonarla, della mano destra e della mano sinistra, di come tenere le unghie, del tocco libero e del tocco appoggiato e abbiamo eseguito una serie di 10 esercizi. Vi consiglio di esercitarvi giornalmente fino a raggiungere una certa fluidità di esecuzione.